disquisiti dei fasti che donna valsano 60 lustri. Ripercorriamo il cammino dei tasti entro la busca dei lochi abusti. Giovanni Giambattista, Giovanni Satiro, poeta e librettista, cattedratico del Colle Faristo, intenditore dell'est-est-est, ribadisco, sagace d'intelletto e mano ferma, sinovano d'Europa e non ferma, abate dal giudizio più eloquente, nato nel 1724, ad acqua pendente. E allora, ciao. Oh, ma tu l'hai studiato bene sto Castri, come Casti. Oh, mi raccomando, non fa una cosa con l'intelligenza artificiale, sta schifezza. Mi raccomando, Casti, è a bando. Oh, bisogna fare una cosa cervellotica, culturale. Ci ha parlato con lo storico. Oh, quello è giovane, ma ci capisce, eh? E poi, lo sai, il mio figlio, com'è, no? Allora calcola che io sta tesina l'ho scritta 20 anni fa. Giovanni Battista Mariano Bartolomeo Casti. Questi ultimi due nomi non li trovi nemmeno su Wikipedia. Lì c'è scritto noto anche come Gian Battista o Giovan Battista. Ma noi sta cosa come la sappiamo? Dall'atto del battesimo. Quindi nasce il 29 agosto 1724. Ora, perché è importante l'atto di battesimo? Mette pace tra Acquapendente e Montefiascone e questa diatriba che c'era. Qui a Montefiascone lui ci ha vissuto, ha studiato e poi ha insegnato qui al seminario davanti a questo meraviglioso lago. Mannaggia il callo, oh, fammi posta performance, lo so che di cultura non ci sei mai, ma guarda un po', guarda qui sto teatro, quanto è bello, oh, c'è pure la carta igienica nei bagni, eh. Nella via che porta il suo nome e anche della pizzeria, poco distante c'è la lapide del palazzo, che mo te la faccio leggere, e questo è il palazzo e la sua casa, e la targa dice qui dove nacque e per 8 lustri visse. Un lustro è 5 anni, lo sai. Ora, storicamente non ci nacque perché noi abbiamo il documento che è redatto da Don Leonardo Tanzelli de Salimbeni, che oltre a essere il canonico della Basilica del Santo Sepolcro d'Acquapendente era anche l'arciprete. Poi ti ci porto. Guarda, poi ti diranno che i soldi sono finiti, ma tu mi devi fare una cosa grande, all'americana. Casti! Giovan Battista, l'abate cortigiano del secolo dei lumi, appassionato, irrequieto, spirito libero, il grande viaggio alla scoperta delle corti d'Europa, una straordinaria avventura ormai entrata nel mito. Poesia, arte e mistero. Giovan Battista Casti. Quando vinciamo il bando, e lo vinciamo il bando, se ci dovessero chiedere la fattura, tu stringi, essenziale. Qui vediamo Casti che scrive l'opera, il libretto, prima la musica e poi le parole per Antonio Salieri, 1786. In quest'altra immagine vediamo sempre Casti arrivare a Costantinopoli un paio d'anni dopo, 1788. E lascia perdere dove è nato, pensieri, parole, opere, omissioni, tanto è morto all'estero. Fu battezzato in questa cripta qui a Acquapendente nel Duomo la seconda volta, cioè per il festone, perché la prima volta in casa, in caso necessitatis, in caso di necessità, si vede che era un po' malaticcio e quindi per non mandarlo nel limbo all'inferno, fatto subito. Mo qui in paese l'ubicazione della casa natale, sì, in alcuni documenti è certa, vicino a una chiesetta che non c'è più, però stanno verificando col vecchio catasto che sia ancora quella o magari ci hanno costruito sopra. Ma non è questo l'importante. Qui è che ci stiamo dimenticando di un autore magnifico, purtroppo ignorato, che era amato da moltissimi e
invidiato e odiato dai colleghi contemporanei. Mi viene in mente uno a caso, Parini. Trecentenario sa de vecchio, te viene da toccati. Deve essere un prodotto per i giovani, eh. Manzoni ti definì poetaccio e come scrisse Parini di te. Un prete brutto, vecchio e puzzolente, dal mal moderno tutto quanto guasto, e che per bizzarria dell'accidente dal nome del casato è detto gasto. Lo deve capire, il bamboccio è il letterario, ma ci pagano per farlo riscoprire ai giovani. Che scrive dei racconti in cui si sente dell'infame arredi in tutto l'impasto, ed un poema sporco impertinente contro la donna dell'impero vasto, che sebben senza ugolo è rimasto attorno va recitando molesto, oscenamente parlando col naso, che dagli occhi, dal volto e fin dal gesto. Hai capito, no? Una cosetta che ringiovanisce. Spira l'empia lussuria, un media invaso, qual satiro procace e disonesto. Se questo mostro, questo è la delizia dei terrestri numi, o che razza di tempi e di costumi. Ce l'ha presente Don Matteo? Che razza di tempi e di costumi. Non c'è bisogno che te leggi tutte le boiate che ha scritto, che ha composto, tanto non ci pagano abbastanza. Cioè, qui non stiamo parlando di uno che ha scritto 2 libretti per Paisiello e Salieri, che già andrebbe bene. Solo con le sue novelle galanti, uno straordinario successo editoriale per l'epoca, lui ha ridato vita alle novelle del Boccaccio. Qui non ci stiamo a dimenticare del Fornaio della Sgurgola, con tutto il rispetto per chi fa il pane, ma di un sublime mito del 1700. Ah, una cosa importante c'è nel bando. Ha scritto Gli animali parlanti. Qualcosa ti verrà in mente, no? Tu pensa Parini, lo studiamo a scuola. È nato vicino a Milano e c'è morto a Milano. Questo Milano, Roma, passando per Venezia, Firenze e poi tutta l'Europa, Portogallo, Francia, Spagna, la Russia, Malta, fino a Costantinopoli, e in Francia c'è pure morto. Non dico una cazzata, se asserisco che è stato il primo poeta europeo. Manco Dante ha girato così tanto. Ma soprattutto è nato da una famiglia borghese, ma è morto povero, perché metteva davanti a tutto la sua visione della vita, la sua libertà espressiva, non stava dietro ai giochi di potere. Io lo so che ce la fai, mi fido completamente del tuo estro creativo. Immedesimarsi nella poetica e nella satira del bando. Tu non devi solo ricordarlo. Mi fido di te, non solo perché sei mio cugino. E sappi che anche l'assessore si fida di noi, e non solo perché è nostro zio. Tu devi farlo ricordare. Ad ogni costo. La natura del luogo fa gli uomini. Così poco importa se sia solo nato e battezzato ad Acquapendente, per poi crescere e studiare a Montefiascone. E in questa tuscia, natura loci, facit hominem, questi luoghi, il soffio del vento, l'uva che matura sotto questo sole, sulla vite che cresce dalla rocciosa terra del lago vulcanico più grande d'Europa, terra che per primi scelsero gli Etruschi, e il seminario che lo formò, luogo di sapienza oramai chiuso ma che ha racchiuso in sé per poi dare al mondo grandi pensatori e latinisti. Quindi, per capire la nascita del Casti, dobbiamo respirarla. E Giambattista o semplicemente Giovanni l'Abate, comunque lo vogliate chiamare, lo dovete riscoprire in questi luoghi. Sì, potete visitare la sua casa natia o ovunque essa sia veramente, ma se faceste come lui, leggeste una sua opera, ascoltaste le sue parole, godendone sotto l'ombra di un albero con questa vista, allora lo conoscereste appieno e potreste partire con lui girando in lungo e in largo l'intero stivale, e poi per tutta l'Europa fino a Costantinopoli e infine morire in Francia, comprendendo che la vita, le sue miserie, i suoi intrighi e tutti i suoi sogni va vista con ironia, va scoperta con la leggerezza dello sguardo di un bambino, e anche le cose più grevi possono essere satiricamente ribaltate
comprendendo che il canto di un uccellino, il miagolio di un gatto e l'abbaiare di un cane si tramutano in un discorso logico. Dunque un viaggio, come per la musica e per la letteratura, che è mentale. Ed oggi, come 300 anni fa, il viaggio nasce così, cullato dalle placide onde del lago di Bolsena, dove tutto è cominciato, poiché è qui che nasce il Casti. Ma siamo pazzi? Ma proprio così vogliamo ricordarlo? Ma siamo pazzi? Non ci danno un euro, non ci danno una lira! Siamo pazzi! Siamo pazzi! Aspetta un attimo. Sì, il Casti, sì, stiamo parlando di quello, sì. Perché? Evviva i pazzi! O senno, divin senno, dove diavol sei ito? In qual pianeta hai tu fisso il tuo seggio? Fra gli uomini sulla terra io non ti veggio. Vecchia ingegno, chi ricchezza, chi talento, chi bellezza, chi potere, chi sapere. Questi a flemma, quelli a fuoco, ma a giudizio ve n'è poco. Poco e raro sempre fu. Il filosofo, l'artista, il politico, il giurista, il soldato, il letterato, il mercante, il sarto, il cuoco, il plebeio ed il patrizio credon tutti aver giudizio. Ma il giudizio è raro e poco in chi crede averne più. De sto Casti in frega un cazzo a nessuno. Ma mi dicono che c'è il centenario di un certo Puccini. Studiate che ha fatto questo, che fa i soldi veri. I soldi veri, altro che Casti, quel che costi, costi, quel che casti, 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 costi, quel che costi, casti, casti, quel che costi, costi, quel che casti, costi, quel che casti, 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 costi, quel che costi, casti, 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 quel che costi.